Ma tu questa frase l'hai sentita, questa voce? Ah, e si sente, anche alla fine la senti. Sì. Non posso togliere, vedrò di toglierla. Abbiamo iniziato per Alex. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Beh, è un'immagine bellissima. Ehm, Potrebbe essere un ricordo, magari anche un po' ritoccato. Vedo proprio la nonna, che usa un mattarello, forse sta stendendo la pasta. Poi vedo una credenza, in cui ci sono diversi oggetti, degli stracci ben ripiegati, c'è una caffettiera, c'è il salame, C'è il eh, profumo della pasta? c'è il profumo sì, della pasta, della farina e, e il nonno ha portato, non so se delle lumache o dei funghi, perché mi fa vedere questo cestino. La È proprio pasta di è, un'estrema semplicità e bellezza. la pasta è dolce o salata? Allora, vedo le uova, eh, potrebbe essere salata. C'è Alex. È una bimba Mm. Mm. e vedo che... Ma è proprio bimba però qua, perché vedo che non arriva al tavolo, però vedo che è molto curiosa, quindi prende la sedia, trova degli stratagemmi per arrivare al tavolo, che ci sono delle ciliegie. C'è un cesto con delle ciliegie, un vassoio, scusami, con le ciliegie. Alex ovviamente è una signora, un'amica. Ti dà l'autorizzazione? Sì, dice, tutta questa semplicità e genuinità perduta mi riempie il cuore. La voglio recuperare, riattualizzare. Sì, è un sì proprio clamoroso, con un Prima, sorriso bellissimo, con gli occhi, sai, leggermente segnati dalle rughe brillanti, scintillanti. prima domanda alla bambina che sta arrivando alle ciliegie. Perché la prima sessione solo oggi? Oh, quante cose poi che l'Alex grande ha sempre da fare, momenti liberi pochi. Questa bambina, cosa vuole dire all'adulta? Ehm, il travaglio di una vita per arrivare a sentirsi uno. Io credo che in questa vita Alex ce la farà a percepire il senso dell'uno. Nome del progetto. Adesso mi viene rosso fuoco attualmente. Lei è veramente una donna che vive in maniera anche travolgente la vita. Lei accende la luce dove va e sa anche distruggere esattamente come il fuoco, ha la forza, la potenza del fuoco ehm, e la capacità trasformativa del fuoco. Il tuo segno è di fuoco, Alex? Gemelli? Hai detto? No, è aria. Aria che alimenta il fuoco. Mm. Noi due siamo fuoco. Io sono ascendente gemelli. Ah sì? Io sono scelto Ariete. Ariete, Ariete. Aria e fuoco oggi. Bene, vibrazione di Alex.
Prima sessione. 27 miliardi. Buono. Consapevolezza. 144. PS. 46. Vite. 2012. Cervello. 9,8. Suscettibilità ipnotica. 37. 3D. 44. Vivacità animica. 98. 90. Ottimi valori, prima sessione. Nome della PS. Sono... eh, c'è una pietra grigia, non so se esiste agata grigia, perché Sì, ambra grigia o agata grigia, allora. esiste, giusto? Beh, sì, esiste. È un calcedonio grigio, no? Mm. Che poi è un'agata, no? Non è un'agata. Pie. Marte. Eteriche. Oggi velocissimi. Pim pum pam. Aspetta un attimo, perché c'è questa, del secondo universo c'è questa specie di vampiro che tende proprio ad assorbirle l'energia, a dissanguarla per certi aspetti. Poi c'è un canide lupo che vuole un po' spaventarla quando lei si avvicina a determinati contesti, barra progetti, opportunità. E altre volte invece ha proprio l'obiettivo di mettere lei sulla difensiva. A volte lei con le persone sulla difensiva, altre volte sull'attacco. Comunque la condiziona in questo modo qui. E poi c'è un uomo del tempo che vorrebbe che lei, cioè praticamente mi fa vedere un uomo del tempo che vorrebbe farle imbracciare un fucile per creare con il fucile dei buchi nell'acqua. Eh, delle cose Eh, inutili. sì, e che, sì, che non vanno a buon fine. Non ve lo- Ehm, mm, i cani dello dè, basta, e due E livelle. due entità mentali, quindi. Sì. Ehm, questa qua si chiama senso di vuoto. È come se ogni tanto lei fosse sopraffatta da spinte diverse. Uno è la ricerca del vuoto, cioè non vorrebbe avere nulla intorno a sé. L'altra invece a volte è come se non capisse il senso della vita e le viene un senso un po' di inquietudine, di fermento, di fastidio. Quindi in un doppio senso. Da buon gemelli, lei ha sempre il fronte e retro della questione. Mm. Senso di Livello vuoto. sì, 3. Sì. L'altra è quadrata mai. Questa entità mentale, che però, appunto, come abbiamo detto, vedendo entrambe le facce può essere assolutamente positiva, la spinge ad essere sempre fuori dalle righe, ok? Mai quadrata, no? Diciamo quadrata nel senso di istituzionale, Mhm, regolare, mhm. standard, ecco. La spinge sempre appunto a essere fuori dalle righe, a volte anche a intraprendere esperienze, tra virgolette, trasgressive, ok? Che le danno un senso di libertà espressiva, eccetera, però che a volte finiscono proprio in delusioni, in forti delusioni. Mm. Ehm, diciamo che la parte di entità mentale
Allora, perché da un lato è assolutamente una spinta questa evolutiva. La parte di entità mentale, quindi bloccante, è data dal fatto che è come se lei ehm, sottolineasse maggiormente questa sua componente per opporsi alla madre, con cui ha un rapporto molto conflittuale, per opporsi anche proprio all'educazione ricevuta, alle aspettative che sono state calate su di lei, no? Quindi lei reagisce nella maniera opposta, sembrando a volte un po' una scapestrata, per dire, ma anche questo a livello 3 o Mm. 4. Impianti. Ehm, L'impianto che le si vorrebbe installare in testa è un disco affinché lei giri entro questo limite determinato dal disco che tra l'altro si ripete e anche lei entri in questo vortice, diciamo così, di ripetizioni, in questo vortice standardizzato dove tutto è abbastanza normale e non c'è niente fuori dagli schemi. Il solito disco. E è come se ci fosse una specie di trapano all'altezza più o meno dell'ombelico, che prova proprio a fare un buco esattamente lì, nell'ombelico. Un buco. Eh, un buco, sì, sì. Mm. E poi mi fa vedere che lei ha come degli occhiali. Hai presente quelli costituiti da varie lenti che si Mm. alzano e si abbassano? Mm. Ci sono tantissime lenti colorate, però è come se si volesse imporre come ultima lente, quella che sta sopra tutte le altre lenti, una lente nera. Le altre invece sono tutte bellissime, molto colorate, ma quella superiore è nera. E basta. Torniamo ai nonni, richiamiamoli davanti al portale aureo. Sono venuti fuori dal portale. Sì, sì, la nonna è arrivata con un profumo di misto tra pulito, sapone e cucinato. Anche un po' di lacca per i capelli, sa. Mhm. Intanto Alex ride, ride. Mm, il nonno di terra, sento il profumo della terra umida. Non so se gli piaceva proprio ciò che sta a terra. Infatti, prima mi ha fatto vedere le lumache e i funghi, no? Proprio terra, terra. Ehm, Non gli vedo il viso come se ci fosse un cappello sulla sua testa. Mm, È proprio una cosa buona d'altri tempi, una semplicità e un affetto che sembra quasi perduto, no? Talmente disinteressato, talmente fondo. I nonni sono fiamme tra di loro. Ma lei si lamenta un po', ricordandosi in vita. Dice che ci sono state un bel po' di discussioni che non era facile tenergli testa. Ehm, E, però dice che è stato un vero amore. Dice, il nostro è stato un vero amore. La nonna, Alex, tu hai visto la sessione copione? Ok. L'hanno vista in pochi. Ehm, mi viene da dire per lei porci. Ehm, senza offesa, guardate pure solo le indagini. La nonna ha il copione lassù. Sai che mi dice una cosa particolare? Mhm. Eh, Lo sai che certe cose non le possiamo dire, mi dice.
Dai, me lo diciamole. sbiglia in maniera Tanto, ma così gentile, così carina. Sai che certe cose non le possiamo ma sì che le potete dire, non le vede nessuno queste sessioni. dire. Veramente. Allora, Guardano tutti il tunnel di luce. E come possiamo evitare l'inganno? Rabbia, rabbia, vendetta, cattiveria. senti, mi dà questo indizio qua, mi fa vedere un biscotto pan di stelle e mi dice che dobbiamo guardare il cielo. E noi non conosciamo il cielo, bisogna guardare il cielo. E però mi dice che Alex lo sa e che suo figlio, cioè il suo nipote, scusami, lo sa. Non andiamo con la nonna a vedere il copione della nonna. Allora, mi fa vedere tipo alcuni passaggi, no? Chiave del suo ruolo. Eh, fai una figlia, mh, riponi in lei tutte le speranze, fai sì che studi, che si crei una famiglia e La mamma di sì, Alex. Sì. sì, esatto, Mm. sì, dalle tutto e di più. E poi vedo che tra parentesi c'è scritto, ops, però lei si perde. La mamma di Alex si perde, Mm. perché comunque c'è un accordo, no? Tra il ruolo svolto dalla nonna di Alex e il ruolo svolto dalla mamma di Alex, Beh, nel ok? copione della nonna c'è anche Alex. Cioè quella volta che hanno fatto la pasta del pane e della pizza che tu hai visto all'inizio sessione. C'è tutto lì nel Ehm, copione. sì, però è come se mi facesse vedere che ci sono due livelli della sua vita. Un livello in cui lei ha fatto la mamma e amava la figlia, però non so come spiegarti, era più anche una parte di dovere sociale. Poi, quando è arrivata la nipotina, Mhm. mi fa vedere che entra in un altro livello, che è di amore autentico. Molto spesso i nonni è così, Mm. meno di quella generazione lì è così. Si vede soprattutto nel nonno questo, che era un padre burbero e poi è diventato un nonno fantastico, fatto per i bambini. Mi dice, di guardare la luna. Piccola cosa, ci sono i registri sulla luna, ci sono i copioni sulla luna. Ci sono i copioni sulla Luna. Shh. Va bene, torniamo a noi, la nonna di Alex. Messaggio ad Alex della nonna. Sei argento vivo, mi commuove guardare come ti muovi, ehm, mm, animata dall'amore e dalla forza. Noi da qua su ti appoggiamo. Messaggio del nonno. Mm. Se fa qualcosa però che non va bene, bisogna anche rimproverarlo, il nipote, Quale nipote? Ah, il figlio di il Alex. figlio di Alex. Sì, dice. Li saluto. Eh, è molto molto sveglio, dice. No,
non so perché mi parla anche di una bambina, non so se Alex ha voluto anche una bambina, non lo so. No. Mi sarebbe piaciuta avere una nipotina, dice. Va bene. Vi salutiamo. Alex vuole rispondere come PS ai nonni. Mi avete regalato un'infanzia unica e c'è qualcosa di voi in me e in quello che faccio sempre. Li salutiamo, ma chiamiamo la cognata. Mm. Allora, penso che sia morta abbastanza di recente, nel senso che mi dà come se, allora, come se stesse piangendo e ha le mani, sopra gli occhi. Come posso dirti? È ancora in una fase in cui, eh, cioè, è quasi dispiaciuta di scelte che ha fatto, oltre che a quelle che ha citato, Alex, non solo quelle, ehm, riguardo il fatto di essersi fatta 3 dosi così, no? Ehm, come se fosse proprio amareggiata, mm? E sta cercando di comprendere profondamente il senso di ogni sua scelta. Perché poi l'evoluzione che si fa nell'oltre è proprio legata a questa revisione. Ehm, Poi ci sono dei momenti in cui lei non è in questo pianto, eh. Vedo dei momenti in cui è come intorno a una tavola con altri che le dicono delle cose, le danno degli spunti, diciamo, di riflessione e questa cosa la rincuora. Però la sento che sta facendo questo lavoro di evoluzione con un certo tormento, ma è il tormento giusto, non è l'afflizione perpetua. mm? È proprio perché sta entrando profondamente nei nodi della sua vita. Da quant'è che è mancata Alex? Fammi con le mani. 4 mesi o anni? Mesi. Ah sì, gennaio. Mm. Sì, 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 gennaio. Ah, ecco, sì, L'avevi sì. detto. Ah, mi ero persa. Quindi, cioè, direi che siamo. Un po' lontani ancora, sì, sì. Sì, però siamo messi bene, cioè il verso è quello giusto. Però vedo che ha proprio bisogno tanto del raffronto con altre anime che hanno già fatto molto lavoro. Perché sennò è come se lei si facesse un po' prendere dallo sconforto. Però è dentro a un processo sano, La, buono. sal- la salutiamo. Non è adesso il momento per la cognata. Comunque, abbiamo fatto la nostra chiacchierata. Ci Le vogliono lascia conge... una polpettina. Aspetta, al sugo. Buona sugo, non avvelenata. No, no, no. La salutiamo. Bene, Monica. Ma sì, parliamone, chi se ne frega. Human Design, progetto umano. Ma si ricollega a quanto dicevi tu prima, nel senso che è un progetto di svelamento di quelli che sono i programmi umani. Quindi noi veniamo qua seguendo un certo tipo di copione, quindi seguendo un certo tipo di programma. mm? Questo tipo di tecnica permette di svelare in cosa consiste il nostro programma nel quale siamo inseriti.
Quindi è anche tutto sommato una cosa buona, perché ci permette di capire le nostre principali caratteristiche e mi fa vedere direzioni, raggi d'azione proprio, sottolineando il fatto che noi possiamo anche cambiarlo questo programma e il fatto di conoscerlo ci permette anche di cambiarlo. Ehm, È interferita questa formazione. allora, più che altro lo vedo come se fosse, mi fa vedere lo spioncino della porta, no? Come se ti fa, sai che quando guardi dallo spioncino, cioè non è che hai una grandissima panoramica, no? Vedi dei punti abbastanza limitati dell'esterno, no? Quindi è come se questa tecnica, questo, come si chiama, progetto? Non so. Sistema, sì. Sì, sì, ti facesse vedere una parte, ok? Però in realtà quello che ti fa vedere è anche una parte, tutto sommato, abbastanza realistica. Va bene. Cinema, marito, Ma lui ha già un'altra? non si sa, forse, Mm, metà e metà. mi sembra di sì. Allora, io vedo di sì, nel senso che è come se nella sua vita ci fosse già. Mm. Ehm, Però lui dice che questa separazione era fatta a malincuore. E aveva un'altra. Boh, ok. Mm. Figlio, Ah, ovviamente, certo che sì. Figlio con altri bambini. Ad occhio mi sembrano più o meno della stessa età, magari un paio d'anni in più, però più o meno questa età sua. Ehm, è molto sorridente, anche se vedo che ha, non so se li ha persi da poco i denti, perché mi sembra che abbia degli spazi vuoti, no? madre e padre. Ehm, la madre sembra che entri la regina, no? So se con quell'aria un po' anche altezzosa, come se si aspettasse anche che le stendono un po' il tappeto rosso. Ehm, Non e, è questo il posto dove ci si possono aspettare queste cose. Lei viene se è interessata e a duplice utilizzo l'invito affinché Alex comprenda delle cose di sé. mm, Non ci però sono regine. lei vorrebbe tenere questo abito un po' regale. È presente tipo questi collari così elisabettiani, tutti un po' ricchi così, No, no? oggi la regola del cinema è che tutti vengono nudi. Nuova regola. Io, Ah, despota, creo le nuda, regole. poi sta cosa della nudità, sai che l'ha un po', l'hai punta sul vivo la nudità? Mm. Quindi marito nudo, figlio nudo, mamma e papà nudi. Cosa vuoi che Figlio sia la nudo novità? divertito da questa proposta. Lei invece quella, forse non rientra nelle sue regole la nudità. Eh, Quindi senza vestiti e senza vestito regale non viene? No, no, viene, viene. Mm. Ah, però è come se fosse andata lì a stuzzicare un tabù per lei. Vabbè, tabù è un'invenzione, quindi. Mm-mm. Scarsa consapevolezza. Qua ormai non ci si muove più su questi piani.
Se vuole può anche non venire, eh. Il cinema è un invito lusso, è una grande opportunità che lei sta avendo grazie a una figlia molto avanti. Non è niente dovuto a nessuno. Lei è un po' fa delle recriminazioni, però l'ho fatta studiare. Io e mio marito l'abbiamo Anche fatta io faccio le studiare. recriminazioni. Il cinema è mio e le mie palle si sono rotte da tempo. Per cui o è così o ciao. Io non salvo nessuno, non sono venuto qui a salvare nessuno, se non a fare la mia vita. Quindi o è Dici che sei così, un po' impertinente. quindi ci salutiamo qui con la mamma. Entra o esce? No, lei sta Sta? Dove è seduta? Nel mio cinema. in fondo. Al buio. Eh sì, nell'altro lato, diciamo Settore. così. Mm. Dove le coppiette solitamente si mettono per sbaciucchiarsi durante il film. Ma lei è da sola o col marito? No, il marito è più avanti, Ah. lo vedo lo riesco a vedere di più. Si sbaciucchierà la mano quindi tutto il tempo la mamma. Cosa ridi, Alex? Cosa ridi? Forse l'idea di sua mamma che si sbaciucchia la mano. Va bene, pim pum pam. Monica, era la fiamma, quello là? Allora, mi viene un travolgente incontro, ok? Nel senso che può sembrare una fiamma proprio per la passione e per la velocità, proprio come una fiammata, in questo senso sì, però fiamme come le intendiamo noi, no. Ma un qualcosa che è arrivato a, tra virgolette, quasi devastato, creato delle ceneri da cui poi si sono generate nuove cose, assolutamente sì. Perché è tutto finito? Perché lui aveva bisogno della solidità e delle cose consolidate. Va bene, scuola Montessori. Causa esoterica del non essere stata pagata. Lei che ha insegnato nella parentale. Allora, da un punto di vista esoterico, questo lupo ha proprio creato le circostanze affinché lei, ehm, diciamo così, fosse anche un po' messa a un certo punto in un angolo, mm? Eh, un po' in disparte e penalizzata, in modo che in lei si attivasse quel senso, diciamo così, di rabbia e anche quelle dinamiche di attacco e di difesa che arrivano nel momento in cui lei non si è sentita rispettata e non ha sentito rispettati gli accordi. Lì è stato proprio l'intervento del lupo. Mm. E d'altro canto mi fa vedere anche come ci sia la presenza di questa specie di vampiro del secondo universo che ha fatto in modo che quasi la prosciugassero. No? Quindi lei si è spesa tantissimo, ha fatto tantissimo, tante ore di straordinario, tantissima energia profusa, eccetera, però poi per non essere ripagata perché ovviamente il parassita ha proprio l'obiettivo di prendere senza dare. Quindi in questa circostanza lei si è fatta guidare da queste entità. E il progetto? Partiamo Senti, dalla location. non ho capito perché c'è poi questa parola che mi dice vecchi dissapori, come se ci fosse stato un qualcosa anche di precedente a questo
come di eh, non chiarito, qualche tipo di litigio, di discussione, eh, che quindi, non so come dirti, ha provato la rivalsa in questa situazione qui, la rivincita. No, no, ho capito, sai. Cioè, perché non è stata pagata? Per il fatto di non Sì, essere... Ah. esatto. E invece il nuovo progetto, partiamo dalla location, non diciamo dove. Lei vede un posto, vuole creare una nuova scuola, forse mezza Montessori, forse no, e rimane estasiata davanti a questo posto, che poi scopre essere stato un asilo, giusto? Allora, io vedo come una specie di biforcazione temporale. Questo qua, non so perché lo vedo come se fosse, ma più in là. Cioè, nel senso che se lei vuole questo posto qua, ci impiega più tempo. Non che non sia accessibile, possibile, eccetera, no? Mm, Non so perché mi viene che ci vuole più tempo. Invece vedo più nella sua regione. mm, Per esempio, a me è venuto intorno a Bergamo, mm. Beh, veniva a Pavia, non so perché. però nella sua regione. Mm, mm, mm. Ed è un progetto valido, nel senso, è la sua strada. È come se mi dicesse che poi diventa proprio molto importante, che parte abbastanza bene e poi è come se si diffondesse la voce, la fama, diciamo così, di questo progetto e cresce sempre di più. Che crea un format, un precedente. Sì, poi è come se mi facesse vedere che in un certo senso piace, strizza l'occhio alla Scandinavia, Mm, come se piacesse ehm, ispirarsi a un tipo di cultura finalmente diversa, no? Da quella nostra mediterranea che è rimanere attaccata alle gonnelle della mamma fino a 40 anni, no? Mm? E mm. invece fosse proprio una specie di porta che si apre sul nord Europa, di S- indipendenza. Se la dovessi vedere scritta la tipologia di questa scuola, come la vedresti? Cioè, scuola Montessori, tipo A, che ne so, cosa così. O No, scuola Alex. sì, esatto, più personalizzata, sì, su di lei. Anche se vedo che da un punto di vista delle scritture che deve mettere, insomma, per pubblicizzarlo, lei deve specificare che l'ispirazione è montessoriana. Sì. Va bene. Monica, causa esoterica dell'intolleranza al glutine. Allora, abbiamo detto, no? Alex è, possiamo dirlo, no? Proprio una donna che fa la differenza. Mm? È anche piuttosto ribelle, ok? Quindi anche una serie di rapporti mi fa vedere che sono per lei vincolanti da un punto di vista familiare, non sono ben tollerati. Perché lei ha proprio il preciso intento di esprimere profondamente se stessa e di non farsi incollare, invischiare da niente, da nessuno. Latticini. Sì, questo proprio legato alla mamma, eh. È un rapporto non semplice, spesso anche fatto di ricatti emotivi da parte della mamma,
però lei ha proprio tutti gli strumenti per comprendere che questa è una modalità della terza dimensione, quello di avere a che fare con una madre un po' castrante. È parte del gioco, è parte del film, è parte del sogno che veniamo qui a fare. Frutta secca, Eh, sì. sì, mm, c'è una cosa però che deve ammorbidire Alex, cioè riuscire proprio ad intendere più tutto quello che sta vivendo in maniera molto viscerale, mm, come un gioco. Cioè lei deve capire che questi che sembrano apparentemente dei drammi, dei conflitti, eccetera, appartengono ad un gioco. Se lei energeticamente riesce a dargli questa lettura, vedo che anche le sue intolleranze si attenuano. Poi per molte delle intolleranze, questa citata da te, per esempio frutta secca, vedo proprio questo impianto qua, che è questa specie di trapano che è puntato sull'ombelico e ha una doppia funzione. Una, quella proprio di ridurre il suo potere personale, visto che lei è sempre invece delle idee importanti e che possono anche portare dei cambiamenti sociali. Mm. Ovviamente questo impianto vorrebbe ridurre la portata del suo potere. Qui per l'ombelico, Beh, quello legato al eh, reflusso. esatto, nel terzo chakra, eccetera, e anche diverse intolleranze alimentari, perché è un modo sicuramente per indebolirla. Il fatto di non farla stare bene, avere questo reflusso, avere problemi intestinali, avere problemi di intolleranze, è sicuramente un modo per portarle via delle energie che lei non metta a disposizione di progetti invece sociali, comunitari, che possono fare davvero la differenza. Perché vedo ragazzi forgiati con una sensibilità e una connessione con loro stessi e fra di loro di gran lunga superiore alla media. Mhm. Tra l'altro oggi la media è molto bassa, Eh, quando potrebbe essere anche molto alta, viste tante considerazioni. Non ci sono più tante difficoltà legate anche soltanto all'alimentazione, alla difficoltà ad avere cibo, no? no. Rispetto ad anni fa. Eppure siamo sul 180 diviso 2, nessuna idea del risultato a 16 anni. Ok. Vabbè, le solinacee sono tutte intolleranze. Ok, questo è il quadro. E la separazione ha una causa esoterica? Per quanto possa essere stata dolorosa per lei, è come uno step necessario per la sua evoluzione. Nel senso che se fosse rimasta con questo uomo, mh, Non si i sarebbe messa progetti così che... in gioco. No, e questi progetti non sarebbero s- stati così energeticamente potenti. Bene, nonna Luna. Andiamo sulla Luna e cerchiamo il posto in cui c'è il copione di Alex. Sì, c'è molta lotta in questo copione, no? Riesco a vedere degli stralci, come se lei lottasse per non essere una donna conforme, come se poi vedo la R del marchio registrato, ok? Quindi che lei vuole dare un'impronta molto personale. Comunque non è un brutto copione, questo. Mhm, Tutto sommato, cioè, ehm, ehm, una, una forte energia anche maschile in lei che porta gli uomini
sentirsi a disagio a volte, sentirsi inferiori. Poi lei percepita come una montagna, dice questo copione, e gli altri si fanno a cerchio intorno a lei, alla base di questa montagna, come se fosse una montagna sacra. Mm, cioè, in realtà mi viene come se per lei fossero stretti anche, cioè il matrimonio era un po' stretto per lei. Cioè che cercato di seguire, no? Una certa prassi, eh, ma non era per lei. E, mm, E lei può cambiarlo questo copione? È in grado? Intanto contemporaneamente mandiamo una seconda Alex nel cluster e vediamo cosa avviene quando nel cluster lei constata la presenza di determinate cose che mi dirai tu e se lo vorrà le elimina. Vediamo come il, cambia il copione. il cluster si è presentato come un palcoscenico e vedo che lei è andata lì con una spada e ha fatto a pezzi sia il tendone viola del palcoscenico, sia proprio ha fatto a fettine l'impianto fisico, no, del palcoscenico. E questo vedo che eh, si smonta la parte del copione relativa al matrimonio, però si smontano anche come alcuni conflitti con la madre, si stemperano, perché lei non è più quella che deve essere un po' la ribelle, capito, a tutti i costi, la testa calda, perché l'ha smontato quel teatro lì. Vedo che adesso si è tipo vestita da karateka. Vedo che è come se decidesse che questa spada non la brandisce più per tagliare, per ferire, ma più come arti marziali, in maniera molto più saggia, più calibrata. La katana è diventata una katana, una spada. E un ad eternum, se toglie tutto, lo crea. Eh, Se fosse, oddio, non saprei neanche spiegarmi, perché mi mette come dei piccoli personaggi di cartoni animati giapponesi. Mm. Come ad eternum. Sì, Quali? non lo so se sembrano anche quasi dei personaggi proprio classici anime, no? Con questi capelli molto squadrati. Mm? Ehm, Ce n'è uno che è proprio, non so come dirti, nella saggezza del tè. Non so perché lo vedo lì che sta compiendo il rito del tè, come se stesse mettendo un ad eternum che va ad equilibrare alcuni suoi aspetti, no? Quindi di equilibrio, di saggezza, di ascolto di sé. E poi ce n'è invece un altro molto femminile, molto carina. eh, mm, Adesso questa qui è bionda, eh, di nuovo con delle ciliegie.
delle fragole, come se stesse proprio riarmonizzando se stessa attraverso questo ad eternum, quindi addolcendo alcuni aspetti di sé, accettando altri, perché vedo con questo rito del tè è proprio come un momento di introspezione e c'è un ad eternum stranissimo, molto singolare, Mm. in continuo E movimento. nell'Avatar fa qualcosa di simile? Nell'avatar c'è un direttore, come se fosse un direttore di un istituto che dà tutta una serie di regole, no? Di divieti, e dà lui i permessi, concede lui le ore di libertà, dice i sì, dice i no. Alex a questo punto no, non è più disposta a sottomettersi a queste regole e quindi getta via questo avatar che sembra anche un po' goffo, un po' grasso. Lo getta via in un portale definitivo. Anche qui mette il suo speciale ad eternum, la sua creazione. Sì, come se lasciasse questa spada, che però a tratti, se io la guardo in un'altra prospettiva, è una spada fatta da fiori. Però come dire, questo adesso è territorio mio. E nel copione sulla Luna, che succede? Ah, non so perché mi fa vedere un paracadute adesso. Che significa? Ah, Comunque, Luna, che significa, Monica? Significa sfera, significa che il copione è nella parte illuminata, nella parte nascosta, è una sfera, è una proiezione, è un posto irreale. Cos'è la Luna? no, la Luna è come la Terra, cioè è la Terra, no? E sono, non so come spiegarti, no? Cioè, come se venisse dalla Luna tutti i copioni che regolano poi la nostra vita sulla Terra, no? Infatti, quando noi guardiamo quelli che vengono chiamati mari lunari, Mhm, sembra proprio esattamente fatta come la Terra, mhm. ok? Vedendola dall'alto, sembrerebbe proprio la Terra. Mm? Beh, Quindi, qualcuno come sostiene se che sia fosse... allo specchio, no? Esatto, esatto. Mm. Perché questo? Questo è come se fosse una specie di indizio per dirci che la Terra viene regolata da lì. Mm? Lì dentro è come se ci fossero sì, dei computer quantistici, cose del genere, e dove sono immagazzinati i nostri copioni, ma in quanto computer quantici sono suscettibili di continuo cambiamento. Quello di Alex di copione è cambiato. Come se avesse aggiunto un tono diverso, cioè c'è più rosa, c'è più allegria e c'è più comunione, quindi più alleati, mentre prima era un po' più solitario, un po' più triste. Però la direzione più o meno è quella, più all'insegna della gioia e sì, diciamo così, degli aiuti, dell'amicizia proprio, dei contributi anche da parte di altri. Ok, con questa nuova condizione, Rosso Fuoco, il progetto esiste ancora? Adesso me lo chiama azzurro cielo e sento proprio questa sensazione di infinite possibilità. Le entità eteriche e mentali esistono ancora? No, assolutamente no, Gli impianti? no, nemmeno. Nuova vibrazione. Adesso mi fa vedere 3,90.
molto alta. Nuova consapevolezza. 184, PS. 53, Vite. 1813, Cervello. 10,6, Valori molto molto alti. Suscettibilità ipnotica. 58, 3D. 21. Vivacità animica. Io vedo 99. Ok. Ottimo inizio, ottima fine. Come vedi Alex? Ha cambiato il copione. Ha compreso delle cose. Cosa ha compreso Alex da questa sessione? Lei dice: Io sono la grotta, io sono i minerali dentro la grotta, sono l'acqua che scorre, io sono le gemme, io sono il marmo, io sono il prato, i fiori in cui camminavo con mia nonna. Sento proprio questa forte senso di connessione e di unione che lei sta attuando tra il presente e il passato, lei e tutto ciò che sta intorno a lei. Qualcosa da aggiungere? C'è un sole molto brillante, molto forte. Cosa vuole dire al figlio? Mi regali tutti i giorni sfide, opportunità e sole. Esiste l'amore nel copione e nella vita di Alex? Non per il figlio, ovviamente. C'è molto l'amore per quello che fa, eh, mm, per i valori di- di purezza, di autenticità. Non so come dirti, mi fa vedere l'estrazione, l'estrarre l'essenza delle persone. Questo per lei è un obiettivo molto importante. Poi mi fa vedere anche l'amore con un uomo, certo, un bell'uomo. Conosciuto sul lavoro? Importante, secondo me sì, legato al lavoro. Va bene, abbiamo finito.